Buongiorno a Eccoci. tutti. Oggi siamo in 3 a portarvi questa buona vitamina. Yes. Martedì ore 15 per tutti quanti. Ore 17. Ore 17, Ah, già. altre 5. Si dice 7, non 5. Sì. Abbiamo per voi un tema, dovremmo un po' creare in freestyle. Abbiamo avuto oggi qua davanti, ma da ieri, davanti al nostro ufficio, che abbiamo questo stabile enorme, completamente da ristrutturare, che sono iniziati i lavori. Finalmente. Sì, finalmente li stavo aspettando. Dunque c'è una certa energia. In effetti, se non sbaglio, Ray oggi sei andato col drone a fare un video. Sono andato a fare video, delle foto che potete vedere già sui nostri profili, così vi fate un'idea di dov'è? complessità. Ma Anche c'è dei tipo una lavori. ruspa in mezzo. C'è una ruspa in mezzo che sta tirando sulla pavimentazione centrale. Ok. Che poi faranno il posteggio normalmente. Sì, devono fare uno scavo. Sarà uno scavo bello intenso. Abbastanza grande, infatti, devono fare sti posteggi nel muro, vabbè, lì sono stracurioso di come verrà. Insomma, c'è una bella energia, perché energia anche c'è tanto rumore anche. Sì, vero. Però è bello perché quando sono iniziati i lavori vuol dire che è un traguardo importante. E possiamo dunque poi avere un po' una tempistica un po' più chiara, perché finché non sono partiti tutti si domandano ma allora poi sono partiti, dunque cosa, 1 anno e mezzo, 2 anni si può dire più o meno magari saranno finiti, no? In questo bellissimo stabile qua in Civitavecchia a Locarno, che in Civitavecchia si ha veramente poco da vendere di solito. Ci saranno appartamenti praticamente nuovi, perché lì proprio È totale la Sì, a parte le ristrutturazione. mura esterne, Sì. verrà rifatto praticamente tutto. esatto, in uno stile che è abbastanza anche bello. Rimane comunque lo spirito del vecchio, della città vecchia, non è che verrà completamente modernizzato, ci saranno le travi in legno comunque bellissimi, ci sono Molto ancora 4 mezzi, 3 mezzi, 2 mezzi. 2 forse. mezzi forse. Infatti lì appunto quando ci sono queste tappe nuove che vengono superate, poi si crea questa energia, le persone iniziano ad arrivare, si inizia a essere più movimento, poi in un tratto bam, tutti venduti. E la gente arriva e dice ma lo vedo da sempre online. Sì, perché di per sé quando iniziano i lavori si concretizza sempre di più la cosa, quindi anche i clienti si sentono anche in qualche modo più sicuri, no? di acquistare qualcosa vedendo che i lavori sono già iniziati, che sono già in progresso, che si vede già un punto d'arrivo. Esatto. Quindi, Il punto di partenza non è più un incognito, Sì. no? Dunque Si è partiti e quindi esatto. Dunque, se volete avere più informazioni, fateci sapere qualcosa, mandateci un'email o chiamateci molto volentieri. Ma da questo piccolo tema, appunto vorrei parlare un po' con voi del fatto della location, no? Una location. E magari chiedervi un po' voi che tipo di esperienza ci avete con magari diciamo un appartamento che è probabilmente uguale ma in posti diversi. Cosa ci si può aspettare, quali sono le realtà e quali sono di solito invece le aspettative. Ce la lancia. così. Facile. Beh, la location di per sé è molto importante nel nostro ambito. Mauro stesso ci dice che le 3 L principali del buon Location. location. Dunque ha un'importanza non da poco, anche perché ha un costo anche la vista lago, ha un costo la vista montagna, ha un costo la vista diciamo aperta, quindi sono cose impalpabili che però hanno un costo. Questo ci fa capire di quanto effettivamente sia importante una location ben posizionata di un appartamento. Che poi dipende appunto che tipo io ho detto appartamento, intendevo magari proprietà in generale, no? Però sì, che poi dipende, perché chi vuole stare in montagna. Esatto, Location. Ieri proprio con Salah siamo andati con un mio cliente a vedere un rustico praticamente immerso nella natura ed erano contentissimi perché loro volevano quel tipo di location, quindi senza vista, immerso nella natura, qualche minuto di camminata da posteggio, quindi era proprio Quanti minuti? pochi, no? Perché Si tratta di 500 metri, quindi proprio pochi minuti. Sì. Però ecco, si arriva in una posizione in cui sembra realmente essere all'interno della natura, anche se si è a pochi chilometri dalla civiltà, tra virgolette. Quindi anche quelle location. Sì, no? location, Non anche il è fatto che è solamente- vicino al posteggio.
Perché se era quarto d'ora è già un'altra storia, magari Sì. si fa un po' più di fatica a venderlo, per il fatto che è a 500 metri dai posteggi, che magari sono anche comunali, però vabbè, se ne No, ha... è un posteggio privato. Però comunque Pure, beh, allora è 500 venduto. Un bel lusso, un bel lusso. Sì. Quindi sì, anche quello è un lusso. Avere un posteggio in un rustico magari o, Dentro al rustico. o dentro il rustico, arrivi Un direttamente. garage coperto per questo. Sì, Raymond? Sì, dalla mia esperienza la location diventa un problema quando c'è la discrepanza con il prezzo, no? Mhm. Che appunto da esperienze vissute, per la parte venditrice soprattutto, no? Si dimentica il fatto che l'oggetto che desidera vendere non è in una location sexy, perdonatemi il termine, e dunque sì, a volte spesso nel nostro ruolo dobbiamo aiutare a far capire anche questo aspetto, no? Quando si vuole vendere la proprietà. Sicuramente c'è un lato emotivo che entra in gioco ed è lì che dopo magari diventa più difficile, e dunque è sempre una bella sfida aiutare il parte venditrice in questo caso a far capire la location, che può avere lati positivi o meno positivi, e dunque metterlo in sincronia con il prezzo desiderato. Sì. Dunque Uno sì. pensa, ma sono solo 300 metri da lungo il Sì, lago. esatto. O anche semplicemente, ad esempio, io abito a Cavigliano, per noi che abitiamo da quelle parti la location è top, ok? Perché siamo immersi nel verde, c'è poco traffico. Invece magari per uno che è abituato a vivere Locarno, Solduno, Losone, pensare alle terre di Pedemonte dice è mega lontano. In valle. In valle, dove? No, dici, dunque è proprio una percezione, no? La location che dici. E questo l'ho vissuto anch'io, perché essendo cresciuto a Losone ho sempre visto quelle terre come lontano, no? Perché magari sei giovane, non hai la macchina, però Sì. poi quando ci vai a vivere ti rendi conto che sono 5 minuti di macchina. Molto più vicine di quel che si Di quello crede. che pensi, Ma sì. Mergosce è un esempio classicissimo, che la gente crede che sia chissà dove, quanto lontana, invece location bellissima, vista. Sì. da A me mi sogno, succede anche l'opposto a Mergosce, che le persone pensano che è più vicino che è più vicina. e non si rendono conto. Tanta gente, no? Andiamo a Mergosce a fare la visita, arrivo su. Troppo lontano. È la strada, ma come la strada? Ci si mette troppo. Ma quello lo si vedeva da Google Maps, che ci metti un sì, 17-18 minuti ad Ma anche già arrivarci. semplicemente Locarno Monti, no? Appartamento in vendita lì, dici Locarno Monti è lontano, però quando vai su, e le ho contate a furia di fare la visita, sono 6 curve. Sì. 6 curve, essenzialmente sei a Locarno Monti da Locarno qua, no? È E una dunque vista dici, che ti qua non sembra hai. lontano, però poi nell'effettivo è proprio tutto nella nostra testa, no? La percezione di dire devo Sì. fare. E invece Sì, io oggi ho visto un rustico dentro un paesino sì. che se fosse da qualsiasi altra parte non avrebbe valore. Ok. Però il fatto che questo rustico è in mezzo a questo paese mega romantico gli dà un sacco di valore, perché non ce ne sono altri da vendere di quel genere, no? È un unicum. Sì, ma poi mi fa pensare, è un po', vabbè, dopo uno dice, vabbè, è chiaro, è normale, no? Location può variare il prezzo, sì, lo so, ma quando hai effettivamente a che fare con queste cose tutti i giorni, tipo, vi ricordate quel rustico che avevo da vendere su a Lontani. A cosa era un'ora dalla strada? Salticco era. Sì, bellissimo, è bellissimo, una favola come rustico, anche quando sei su è bellissimo, però ci metti un'ora ad arrivarci. Dalla strada. Dalla strada, dal posteggio. Cioè, già arrivare su ci vuole un po' in macchina. E Sì, poi sì, con la un'ora- macchina devi salire su Un'ora a piedi da arrivare dal posteggio. di salita, discesa, salita, discesa. Sì. Una giornata di trekking per andare a fare una visita. Bisogna partire con Eppure, lo zainetto. piccolo aneddoto, il cliente che era mega interessato era un tipo paralizzato. Che roba. Vi ricordate Sì, questo? sì, sì. Che è quasi stato venduto, poi non si sono trovati con i proprietari, era una negoziazione che non è andata a un buon fine, però lui era paraplegico. Per assurdo, una persona. Sì. Sì. C'aveva sto motore che riusciva ad andare nei sentieri, come si chiama? Una carriola col motore. Sì, motocarretta. Tipo. Motocarretta tipo, sì. Ok. Sì, location. Location sì, è un tema veramente interessante, perché ogni oggetto, ogni opportunità che abbiamo ti
ti apre nuovi punti di vista. Sì, una cosa che vorrei dire poi per l'acquirente, la persona che cerca, tante persone magari si fissano su un certo posto o non hanno idea di dove voler andare. Io approccio sempre un po' tutti nella stessa maniera quando ho acquirenti. Inizio a chiedergli più o meno la zona che vogliono, il range, e poi li porto, cioè cerco di avere un po' in posti diversi, una casa, un appartamento, e poi cerchi anche qualcosa che completamente va da un'altra parte per vedere come reagiscono. E capita più che spesso. Mi è già successo gente che dice tutto va bene ma non lì. Lì assolutamente no. Poi ti faccio vedere una casa lì e la comprano. Sì, perché quando ti innamori della casa poi tutto il resto passa quasi in secondo piano. Anche a me è successo, mi ricordo cliente ha detto io oltre Gordola non vado perché dopo è troppo lontano. Allora lì sono stato furbo, ho giocato un po', ho detto va bene andiamo a Gordola, faccio vedere appartamento. Poi lì all'appartamento io ho detto guarda ce n'è uno che è a Cugnasco, però all'inizio di Cugnasco, no? Proprio lì. Sono lì, il cliente, il venditore in casa, possiamo andare a vederlo, ti va? Un po' con il broncio, va bene andiamo. Siamo andati, era la mattina se non sbaglio, siamo andati a fare la visita assieme, appena entrato si sono proprio illuminati gli occhi, got one. E allora si è innamorato, è rimasto lì. E poi sono venuto a scoprire che la sera stessa, dove la mattina siamo andati a visitare, lui è passato nuovamente a rivedere l'appartamento e da quel giorno, 30 giorni dopo, ho comprato l'appartamento vedi? a Cugnasco, dunque è la conferma. Questa è anche una bella cosa, magari stiamo cambiando discorso, però ha un po' a che fare con la checklist, no? Sì. Le persone arrivano da noi un po' con le loro idee già, ci sta, per l'amore del cielo, è giusto. Però il nostro lavoro è anche un po' quello di testare, no? Di vedere effettivamente di questa checklist che le persone hanno qual è l'aspetto che in realtà possono anche non è poi così importante, no? È molto bello come cosa. A me piace di andare a vedere la reazione, questo è quello che volevi, però non ti interessa poi così tanto, cioè questo invece non lo volevi e non ti fa niente che c'è nella casa che compri perché alla fine non era poi così importante. Vero. Sì. Spesso accade che ci si immagina così tanto una casa che poi alla fine quando trovi quella esattamente come avevi pensato non ha più quel brio, no? Perché ci hai pensato così tante volte, è come se ci fossi già entrata, l'avessi già vissuta. Poi quando vedi qualcosa di diametralmente opposto ti dà proprio quel sentore di wow. Non mi sarei mai aspettato che mi potesse piacere una casa del genere perché non ci avevi mai pensato. Ma no, ma perché rimani nel cervello, rimani nella teoria, no? Sì. Dunque il nostro lavoro è quello di avviare il processo, di effettivamente vedere se una volta che sei lì è così, effettivamente, se quando senti la sostanza vera, sei lì nel presente, adesso senti se ti piace o non ti piace. Poi dopo di ok, se non ti piace, non ti piaceva prima, bene, ottimo, ma almeno... È stata utile per entrambi anche quell'esperienza. Magari ti dice ma hai fatto perdere tempo, però io dentro di me so utile. che non è vero, perché il processo è quello. Volente Infatti, o nolente si deve attraversare. Era anche un tema che avevamo già trattato, no? Dici vedere gli oggetti o farsi mandare la documentazione sì va bene ma anche no, perché non c'è niente che rimpiazzerà andare a vedere l'oggetto di persona, perché abbiamo diversi oggetti che vedi su carta, un esempio casa nella roccia, dici ma questa casa è lì, è magari sulla strada, però sei in alto, non capisci, però quando ci entri dici wow, è tutta un'altra wow. È successo sabato scorso, Esatto, non te l'aspetti perché non c'è foto, non c'è video che ti può dare quella sensazione di entrare in uno spazio e realizzare che magari le obiezioni che avevi non sono fondate. Dunque anche quello un incentivo è venite a vedere, è per noi un piacere portarvi a scoprire, vedere le case perché non c'è niente che rimpiazza, perché la casa ci entri fisicamente, dunque non puoi pensare di affidarti solo a delle cifre o delle foto. No. Eppure fa anche quello parte del processo, no? Uno che vuole avere più informazioni. Ci sta. Però non fermatevi al primo step. Tante volte anche se pensi no, non mi piace, vai a vederla, tutta un'altra reazione. Ogni cliente, ogni volta che faccio visite mi succede sempre. Mai avrei però pensato. dalle foto sì. Invece. Ed è bellissimo scoprire questa cosa con voi, fare questi viaggi, entrare nel vostro intimo, perché entriamo nell'intimo quando andiamo a vedere case, no? Un sogno che si realizza, una visione che uno ha della propria vita o della vita con una compagna o della famiglia, no? Noi entriamo proprio nel crudo
della cosa, e ci fa piacere quando vi affidate a noi, e dunque affidatevi, venite, noi ci siamo, che vi portiamo. saluti, alla prochaine, Ciao. Ciao.